Stasera sono tipo quarterback e faccio la trevigiana, così, radicchio rosso passato in padella. Per fare questo contorno serve ovviamente la trevigiana, uno spicchio d'aglio, salsa di soia, aceto balsamico. Per prima cosa prendiamo la trevigiana, togliamo il culetto, le chiappette e la affettiamo a fettine abbastanza sottili. Non c'è da fare troppo sbattimento. Non serve neanche lasciarle troppo sottili, soprattutto quelle vicine al culo. Poi ci diamo una lavata, la asciughiamo. Terremoto, sì. Vabbè, fermiamo così. In una padella media su un fuoco medio mettiamo un pochino d'olio, non troppo, e uno spicchio d'aglio. Accendiamo a fuoco vivo fino a quando l'aglio non comincia a sfrigolare. Quando l'olio è bello caldo e l'aglio sfrigola, ci buttiamo dentro la nostra trevigiana. Così, ignoranza proprio, a manate in faccia. Mescoliamo bene e lasciamo scottare la trevigiana. Ok, intanto la rivoltiamo come un calzino per controllare che non si bruci. Deve diventare di un rosso più bruno, granata, tipo maglia del toro, perché deve essere saltata, non carbonizzata. È una trevigiana, non una Giovanna d'Arco. Quando è abbastanza appassita, cioè tutte le puntine di colore rosso sono diventate in questo marroncetto carne di zombie, abbassiamo la fiamma, aggiungiamo il sale come se dovessimo condire la trevigiana in insalata, quindi non troppo sale. Se volete, se vi ci piace, una grattugiata di pepe, e mentre sta ancora sfrigolando un goccino, ma proprio mefitico, poco di aceto balsamico, ma proprio una spruzzata così, 2 O maiuscole e altre 2 O maiuscole di salsa di soia, 1 e 2, così. Abbassiamo la fiamma e lasciamo asciugare sia la salsa di soia che l'aceto balsamico lentamente, in modo tale che la nostra trevigiana diventi leggermente caramellata. Per vedere se ci siete riusciti, sul fondo della padella non deve rimanere liquido, quindi se vedete del liquido vuol dire che la trevigiana non è ancora caramellata. Se ci sono le goccioline così, deve asciugare, piano piano la lasciamo asciugare lentamente, però non deve perdere la croccantezza, deve rimanere abbastanza croccante, se no viene così, tipo peli delle ascelle morti. Invece deve essere una cosa croccante, sfiziosa. Se dopo 5 minuti a fiamma bassa non è ancora perfettamente asciutta, alzate un po' la fiamma, dateci una botta, vuol dire che avete messo troppi liquidi. Quando è bella asciutta, che non ci sono più goccioline in fondo alla padella, spegnete, mettete in un piatto, in fondo, una scodella, e se volete guarnirla in modo un pochino più fantasioso potete aggiungere dei crostini, croccanti crostini, alcuni interi, altri magari mentre li mettete li sbriciolate un po', che rendono il tutto più croccante. Poi me li mangio, un po' di crostini, la mescolata e via, pronta per essere portata in tavola come contorno per un secondo. Calda, mi raccomando, calda. Trevigiana in padella, com'è? Buona. Che devono fare? Iscriversi al canale e ricordare di attivare la campanella per essere aggiornati su tutti i video di Papà Salvezza. Ma brava, Topolina, grazie. Mettete mi piace e lasciate un commento. Ciao!